Allora? Ha provato? Cosa ne pensi? Tralasciando il fatto che non abbiamo budget per questi attori, ma non vi darei mai dei soldi per fare un video dove girate per dei parchi per 2 settimane e invece non andate, non lo so, in America, vi fate un bel tour, guardate le sue coste, i paesaggi meravigliosi che ha, tutta quell'arte così sprecata, la cultura che c'è lì in America. No, non avrete assolutamente la mia approvazione, non con 2 25enni così infantili. Quindi? Ha provato? Trovato qualcun altro che può finanziarci? Cioè tu dovevi per forza usare i tuoi trucchetti in quel momento su di lei, quel preciso istante. Ma l'hai sentita cosa ha detto? L'hai sentita? Cioè io non posso lavorare con certa gente che ci dà dei bambini solo perché voglio andare a Disney World. Ma è una finanziatrice, ci serviva per il Ma progetto. si chiamava Noemi Noiosa Francesco, vogliamo vabbè, ma sai quanti produttori si chiamano con nomi? Sì, ma quella era antipatica, l'hai vista in faccia, mamma mia, dai, Non posso si può. negarlo, ma dobbiamo mantenere un certo ritmo. E adesso non abbiamo soldi, non abbiamo Dobbiamo farlo progetti. per lui Francesco, dobbiamo farlo per lui, dobbiamo trovare qualcuno che ci dà i soldi per questo, per far vedere Topolino, per tutto. E sai che ti dico? Mi sono scocciato, lo faremo da noi. In che senso? Nel senso che metteremo noi i soldi per poter andare a Disney World a Orlando volando in aeroplano, Francesco. Oddio. Hello, questo è Fra e Luca on the Road Team Park Edition e oggi siamo qui per rispondere a una domanda fondamentale. Dietro di noi c'è il bel Francesco e la domanda è: ha senso spendere tutti questi soldi per stare nei parchi a tema quando siamo in America potremo vedere qualsiasi altra cosa? Questo è lo scopo di questo film documentario. Partiamo chiedendo a un esperto che col suo charme e la sua verve ha conquistato milioni di donne in tutto il mondo. Roberto Mercuri. Piacere, Roberto Mercuri. Roberto, cosa hanno detto i tuoi amici, i parenti e colleghi una volta che gli hai detto che stavi una settimana a Disney World? Beh, praticamente mi hanno detto: ah, che bello, vai in Florida, ma che ci vai a fare 7 giorni ai parchi della Disney? Ma basta una giornata, che vai a fare 7 giorni, sono soldi buttati via, vai in giro a divertirti. Oh my god! Tanto così si può togliere l'audio. Invece tu cosa pensi di questo tipo di vacanze, Roberto? Sta vacanza è da fare. Bisogna venire, spendere 3-4 mila dollari, 4 mila euro. Non è vero. Come non è vero? Ma comunque venite, che spenderete tanti bei soldini e sarete felici. Ho comprato anche l'orologio. Con questo aprirò tutte le porte. E basta, venite, sono soldi ben spesi, ragazzi. Non vi preoccupate, spendete i soldi. Ebbene, quindi Roberto, cosa diresti invece a quelle persone che ti hanno detto di non fare questo tipo di vacanza? Cari amici miei, che mi avete detto di non venire, di non spendere i soldi nel Disney Resort, andate tutti a quel... Grazie Roberto per essere stato con noi. Ora abbiamo un altro ospite con noi che è qui per dare anche una sua opinione molto importante. Cosa hai fatto?
adesso un altro ospite che ci dirà la sua opinione. Abbiamo qui con noi Samuel Franco. Samuel, benvenuto. Salve. 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 Piano piano su di me come al solito. Lo tengo questo, Quanto lo lancia lì? Allora, Samuel. Sì. Samuel, tu sai di essere qui solo perché io ti ritengo l'uomo più bello di questo mondo, vero? Grazie Samuel per la tua importante opinione. Grazie a tutti. E quindi signori, questo film, docufilm, chiamatelo come volete, risponderà a questa domanda per voi. Abbiamo già avuto opinioni di 2 esperti diversi, ma prima di tutto vediamo come siamo arrivati in questo magnifico hotel. Un giorno, è la mattina della partenza, sono appena svegliato, sono le 6:30, arriveranno gli altri adesso e se tutto va bene sono all'aeroporto, ci vediamo dopo il post colazione. O a me o No, vabbè. Questo è l'inizio del viaggio. L'aereo non sappiamo ancora se esploderà o meno. Mandami un messaggio quando Abbiamo la valigia sei pronta, però. Non ho internet. Ho detto non incominciamo, Federico ci raggiungerà in aeroporto Sì? come Samu e Roberto fra poco. Esatto. Capito Luca? Ah, chi è che manca? Roberto, E queste sono le madri. Voyage, voyage, loin de la nuit et le jour. adesso non si può più fare. Allora, adesso sei tranquillo? Yes. Siamo pronti? Siamo molto pronti. Perfetto. Samu, vuoi dire qualcosa? Eccolo, bellissimo. Francesco nudo bellissimo. Mmm. Comunque sì, siamo pronti, carte d'imbarco ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatto in qualche maniera. La cosa che mi chiedo è, Federico non è ancora arrivato? No, ma è arrivato, è andato in bagno, adesso ci raggiunge, tranquillo. Ah, ok, Però ok. arriva perché alle 11:20 ci imbarchiamo. Ok, l'importante è quello. Ok. Sì. Allora, questo è Chuck 2 perché? Francesco pensava che posteriore fosse davanti. Ok? Comunque sì, abbiamo fatto tutto quanto, carte di imbarco fatto, censurate i dati così non lo vedono nessuno. E niente, Federico ancora in bagno. Federico ancora in bagno. Va bene. Stiamo prendendo in giro, Robby. A chi? A te. Ah, grazie. Non hanno rispetto per gli anziani. Des cœurs bombardés. Regarde. Qui c'è il bel Roberto sopra di me e ormai ci imbarcheremo. E Federico mi sa che si perderà l'aereo, mi dispiace per lui, spero non abbia problemi in bagno. Si svegliava prima. E qui guardate questo adone. È una donna. Aspetta. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Sfortunatamente l'aereo fece 2 ore e mezza di ritardo, ma nonostante questo Et jamais ne revient. Allora, ce l'abbiamo fatta anche con 2 ore e mezza di ritardo del primo aereo. E tu che sei stato male sull'aereo. Per motivi legali non posso dire quello che penso, ma tu lo sai e ti stanno arrivando tutti. Non per motivi cristiani, legali, va bene. Io vorrei dire grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. La nostra trasmissione. Oh, hey. Ciao, piccola. E ragazzi, ci vediamo direttamente a Orlando per fortuna. Perché c'è il... Are you sure about that? La mia arriva. Vi ricordate che vi ha detto ricordate? che Sì. ce l'abbiamo fatta? E no, non ce l'abbiamo fatta, stiamo aspettando le valigie. A quanto pare episodio speciale fra Luca on the Road Montreal Edition. La notte. Sì, episodio speciale improvvisato. Niente.
This needs to stop now. È andata così, domani mattina ci dobbiamo svegliare anche presto, verso le 4 per arrivare qua. Però i canadesi sono gentili. Perché i canadesi sono molto gentili, devo dire che sono molto quello gentili. lì che stava male, che non posso dirlo, è appena raddoppiate le cose brutte. Esatto. Sappiate. Addio. Ed eccoci. Sull'autobus che ci porta finalmente in hotel. Ci siamo dopo divisi. questa bella avventura. Fra non so se sta facendo video, io faccio il reportage perché è una situazione molto. Sono pure divisi dagli hotel, non si può. Abbiamo fame, abbiamo sonno, abbiamo bisogno di una doccia. E tutto insomma, in Canada c'è già rotto. Oddio, l'altra voce qui. Qui siamo adesso arrivati nella nostra camera qua in Montreal. E come abbiamo detto prima, stanotte passeremo la notte qui e siamo soltanto io e Samuel perché Luca e Roberto sono andati in un altro hotel perché hanno dovuto prenotare per forza in un altro hotel, è sempre qua vicino, per fortuna. Ce l'abbiamo praticamente fatta e niente, però la camera è molto bella, guardate che cioè, 2 letti separati, possiamo dormire tranquilli. Non so come sono, ma sono già indignato perché sicuramente non è una matriciana fatta come si deve. Vieni qua, siamo fatti vedere. E niente, adesso mangeremo qua. Ci hanno dato un voucher di $40 canadesi da utilizzare, che non servono a niente perché la cosa meno costosa è 21 euro. Esatto. Quindi, fra il Luca on the Road Montreal Edition, che è stato improvvisato come primo coso. Wow, ok, non è che volevamo fermarci, però. E domani si parte, sveglia molto presto, alle 3:30 me la sono messa io, e si va per Disney World, sperando che ci arriviamo questa volta. E quindi ci vediamo al primo giorno di Disney World effettivo. Questo era un bonus per l'inizio. Vabbè, ci vediamo domani mattina quando ripartiremo alle 4 del mattino. Ciao. Ciao. Sono le 4 del mattino. Sì. E adesso andiamo a prendere l'aereo. Fino a quando registri non posso togliere la coperta. Peccato. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Over this. Are you guys ready to go most magical place on earth? Dottore, c'è solo un piccolo problema. Sì. Non abbiamo ancora trovato Federico. No, è riuscito a raggiungerci. Adesso è nel bagno dietro l'autobus. Io non l'ho visto salire però. È salito. È salito? Ah, ok. No. Guarda, sembra di saperlo. Sì. Samu l'ha visto, guarda. Sì. Cioè, dietro. Vabbè, Fede, allora ci vediamo dopo. Ce l'abbiamo fatta! Ma che abbiamo testa? Non lo so! Andiamo!
Ragazzi, questo è il tour della stanza. Provi? Ciao. Hanno già spostato tutto qua. Ma mutate, non lo so. Allora, questa è la stanza di Luca e Samu. Che appunto. Samu, mi sto per girare! Ma che bello, c'è il quadretto! Che bello il quadro! C'è il quadro del film! Iconico. Ragazzi, siamo dentro Iconic Comedy, questa cosa mi fa. E non siamo nella stanza della sirenetta! E non siamo nella stanza della sirenetta, infatti. Cioè, guardate, c'è il Doc che sprinta! Guarda, e questo è il nostro divano letto. Ci abbiamo anche la TV. E adesso mi metto qua. Allora, siamo qui a Disney Springs, ragazzi, che è la zona, diciamo, commerciale dove possiamo fare shopping, cose. Posso prendere il mio costume da bagno perché l'ho dimenticato a Io Milano. invece ho dimenticato il Kiwi, quindi comprerò il Kiwi qua, o comunque un impermeabile. E teoricamente c'è anche un bello spettacolo stasera che è Cirque du Soleil Drawn to Life, e che se riusciamo anche semplicemente a vedere un po' come prenotarlo potremo anche vederlo già stasera. Vediamo. Purtroppo non l'abbiamo visto perché costava tipo sugli $80. Ehi, però abbiamo fatto altro. No, non lo posso dire. Cosa? Come no? sono ineluttabile. Vuoi rifare lo snap? Devo rifare lo snap? Vediamo? È difficile che la stai È così. Controlli con il cuore. E io sono Iron Man. No, sei un fallito. Volevo fare le conte. Ma si piega da solo, si piega il mignolo lo stesso anche se non lo tiro, no? È bloccato. Perché sei anche giovane? Samu, non sapete cosa sto facendo dietro la telecamera. Siamo al Goof Candy Shop. Come dice Madonna Candy Shop. Come disse Madonna Candy. Mamma mia, Roby.
Ok, di dove siamo? Siamo alla Gideon's Bakehouse. Siamo fra forse mezz'ora. Però quando arriveremo dentro ci sono praticamente queste specialità di dolci, che è tipo il Morning Joe Coffee Toffee Chocolate Chip. È una specialità che fanno soltanto ad aprile ed è questo l'ultimo giorno. guardate che stile, bellissimo. E la pasticcina dentro è tutta così. Cioè, capisci perché sono venuto? Io e il mio fra. Stesso mood. Di qualcosa. Qualcosa. Io l'ho detto, lui è dietro. Abbiamo lo stesso mood, è il mio fratello. Ma vedrete seguiti su TikTok, Robby. Da Gideon abbiamo preso questo biscottone pazzesco. È quello limited edition, il Toffee Coffee con peanut butter, praticamente chicchi di caffè e cioccolato. Samu invece cosa che hai preso? Coffee Toffee anch'io. Coffee Toffee anche tu con il nostro bellissimo Gideon Brew. Il mio al peanut butter e il tuo al? Cookies and cream, come dice Anna Pepe nella sua canzone insieme a quei pechegni. Robert House, cosa hai preso? Io prendo un pistacchio dark chocolate. Era anche quella accanto comunque era simpatica e carina. Buonissimo. Che cosa dici, Luca? Ma Che la cameriera era stra simpatica e carina. Italiani. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your E niente, così si è conclusa la nostra giornata a Disney Springs. Vabbè, nonostante tutte le cancellazioni e vari ritardi dell'aereo, è andato tutto bene e ci siamo divertiti. Abbiamo fatto anche un po' i cretini, che quello ci piace sempre. E vabbè, Disney Springs però cos'è? Come te lo spiego? È praticamente un centro commerciale gigante, come tutto d'altronde in America, e tutto bellissimo, peccato per lo spettacolo. E per vederlo c'è da pagare $90. Anche no, grazie. Vabbè, ma in compenso abbiamo trovato un intrattenitore per strada, gratuito, come piace a noi italiani, gratis. Italiano, Robertino, italiano, Robertino, Robertino, Robertino,